La versione romanzata dice che sotto qui ci sono le basi aliene. È quello che dicono, appunto. Cioè, guarda che roba. Cioè, qui c'è qualcosa di elettromagnetico per forza. Sì. Prova a appoggiarlo un po' più là, un po' più qua. Qui non è un fatto di presenza, è un fatto di disturbo, ma Come lo fa? ci fosse qualcosa sottoterra. Riprova giù? Guarda, in aria niente? No. Un po' sì. Sì? No? Qua no. Nel mezzo, qui, nel mezzo. Aspetta. Però per terra sì. Ciao amici, benvenuti sul canale e benvenuti nel video del doppio ispezione maglietta Stranger Things mistero uguale Palodina. esattamente Palodina per l'ennesima volta, e grazie anche a voi che ce l'avete richiesto, ci avete stressato la vita sia in privato che in pubblico. Tornate su Palodina, comprate una casa su Palodina e voi per questo fateci una donazione di 50.000 euro, così compriamo villa con piscina. E quindi ogni lunedì avrete tutti i giorni un piccolo short dal Palodina. Esatto. E no, a parte le cavolate insomma di inizio contenuto, ecco, no, questa volta siamo tornati sempre sul Palodina, e però questa volta oltre a Christian del Museo dell'Impossibile, che ringraziamo, e anche la stessa Ilaria, anche con amico vlog Fabrizio, ragazzo squisito, oltretutto molto pulito nel campo del paranormale, sì, e per cui ci ha fatto doppiamente piacere. Una bellissima collaborazione. Esatto, sì. Prima che cominci la nostra piccola analisi volevamo ricordare quello che avete visto anche all'inizio del contenuto in sovraimpressione, ossia che il nostro tour toscano, essendo proprio chiamato tour, quindi tanti giorni e tante situazioni, sì, ecco, sarà spalmato su 3 mesi, quindi settembre, ottobre e anche novembre. Questo perché avevamo già dei contenuti prefissati, registrati e in cartellone. Li abbiamo incastrati in modo tale in modo anche da tenervi un attimino col fiato sulle spine, col fiato sospeso. Detto questo, ragazzi, che c'è successo lì? Che c'è successo? Ancora una volta, come detto in finale, il Palodina non delude. Sì. È iniziato in un modo ed è finito, è iniziato su una strada ed è finito su un'altra. Sì. Ma questo perché la nostra intenzione era quella proprio di andare per un altro percorso, e però quella carcassa di cerviato che abbiamo incontrato ci ha messo in allerta, perché la carcassa era recente, si capiva che l'attacco a quel povero animale era stato fatto da pochissimo tempo, e la paura che ci fosse nei dintorni un predatore, in particolare uno o più lupi, ci ha messo la strizza, diciamocelo. Probabilmente io e Ilaria abbiamo avuto più paura dei maschietti, ma alla fin dei conti tutti siamo giunti alla stessa conclusione, che era meglio ritornare sui nostri passi e ritornare quindi sulla strada che avevamo già percorso l'anno scorso, quindi un anno fa, e a maggio. Oltretutto c'era una strada poco anche percorribile, agevole, sicuramente, nel caso in cui avessimo mai incontrato qualcosa di pericoloso, sì, perché c'era un po' di qua, e la montagna a fianco, quindi a nostro malgrado e a malincuore siamo dovuti ritornare indietro, abbiamo deciso di ritornare indietro, e questa decisione per l'ennesima volta ci ha portato frutto, nel senso che questa volta gli strumenti sono impazziti, il K2 prima e poi il Melmeter di Fabrizio, che ha dato risultati che anche lui stesso ha detto inaspettati, perché non era mai successo. Esattamente, è uno strumento molto delicato, molto sensibile, che non si illumina a caso, esatto. E quel K2 che continuava a brillare, all'inizio non si capiva, perché ce l'avevo in mano io e non capivo bene se ero io, però avevamo i telefoni spenti o in modalità aerea, e non c'era motivo. Brillava più a contatto del terreno,
rispetto a quando lo si metteva in altre posizioni o vicino all'erba piuttosto che poi, e quindi mi viene da pensare che la versione romanzata, come dice spesso Christian, cioè quella che sottoterra ci siano delle basi aliene, che poi romanzata mica tanto, perché quel monte di avvistamenti ne ha dagli anni 50-60 fino ad arrivare ai giorni nostri. Tra l'altro un nostro conoscente, Valerio, ci ha riferito che di recente sono stati avvistati degli oggetti particolari sul Palodina, ecco, per cui chiamiamola versione romanzata per non essere troppo, però comunque la versione romanzata qualcosa dice di strano, che lì sotto ci siano delle basi. Quindi abbiamo appoggiato gli strumenti a terra, impazzivano, sopra invece tenendolo in mano brillavano, ma molto meno, ecco, esatto. Quindi sicuramente qualcosa c'era, perché non si illuminava a caso, ovviamente lo ripetiamo all'ennesima potenza, avevamo i cellulari spenti, per cui non potevano influire con l'attrezzatura che avevamo appresso, quindi e il main meter che non si muove tanto quindi insomma 2+2 fa sempre 4. Esattamente. Poi la radura che l'anno scorso l'abbiamo trovata affollata, quest'anno deserta. Affollata di auto ovviamente, è una sorta di accampamento, un accampamento con dei capanni. Quest'anno i capanni non c'erano, non per essere complottista, ma basta che andate a vedere il video dell'anno scorso, e per di più le macchine, che già era assurdo l'anno scorso, non quest'anno, le abbiamo trovate lì, ma non è possibile che vi siano delle auto utilitarie su quel punto, perché per arrivare lì con un'automobile o hai una motoretta a quattro ruote, oppure tipo un quad, oppure una jeepina simile a quella che abbiamo visto a maggio. Lì una utilitaria, per di più c'era un BMW ribassato, insomma macchine che devono stare per strada, spacchi tutto, perché poi il sentiero, ammesso che tu ci passi, ma è buchi, radici, cioè e quindi anche quella è strana come cosa, il fatto di non averle trovate, o è più strano, ripeto, averle trovate l'anno scorso. Comunque sta di fatto che quest'anno non c'erano, ma la cosa tra virgolette più inquietante è che non c'erano i capanni, e caspita, i capanni non li sposti come una candela, insomma. E abbiamo trovato nell'erba, che era alta più o meno fino al ginocchio, quindi alta, una strisciata di auto, l'abbiamo trovata, delle ruote, E insomma, il Palodina ci riserva sempre cose particolari da raccontare. Ovviamente, ragazzi, non ci torneremo subito, almeno che ci facciate il bonifico, per una casettina anche modesta, 3 locali con bagno e vista Palodina, però con la piscina per forza, perché noi facciamo fatica ma dobbiamo poi rilassarci, esattamente, se no vengono fuori video se voi volete dei contenuti dal Palodina, noi ve li forniremo quotidianamente, a patto che però questa piccola donazione che voi ci volete fare vada a rimpinguare quello che è, insomma, quindi adesso stiamo dicendo cavolate. Adesso in sovraimpressione vi metto il mio codice IVA. A parte questa, però ci torneremo perché ogni volta che andiamo, ragazzi, c'è qualcosa di diverso. Luci in prima battuta quando andammo in agosto dell'anno scorso, l'omino strano che è spuntato a maggio, e adesso gli strumenti impazziti come mai era accaduto, perché anche Christian, che è andato con diversi altri team, ha notato la medesima cosa, per cui noi l'avevamo sempre portato, forse l'RF che aveva brillato l'anno scorso, ma l'avevamo subito in prossimità, dato una spiegazione. Cosa volevo dire? Volevo dire che quest'anno non ho portato il Tascam come l'anno scorso, semplicemente perché i rumori della natura avrebbero contaminato tutto, di conseguenza non si sarebbe sentito niente di particolare, per cui il Tascam, come avete visto, non c'era. Però il mal di Palodina rimane. Il mal di Palodina, come c'è il mal d'Africa, c'è il mal di Palodina, e chissà, ovviamente non nell'immediato, ma magari torneremo, ragazzi. Lasciate nei commenti se volete che torniamo, ma tanto ci saranno commenti all'unisono, quindi insomma. Ecco, sai cosa ci manca a questo punto? Oddio, adesso se lo dico, tutti che commenta, il campeggio, cioè nel senso passare la notte sul Palodina. Un sacco a pelo o una tendina. Vabbè, lei è più
insomma, pretende di meno, ecco, dai. Sì, sì, voglio dire. Piacciono le case però, più belle. però i lupi. Infatti. Vabbè, ok, fate finta di niente, ci vediamo al prossimo contenuto. Intanto condividete il video, mettete un like, e parlate bene o parlate male purché ne parliate, e il like e l'iscrizione a noi. Ovviamente l'invito è esteso anche a fare la medesima cosa con Christian del museo e con Amico Fabrizio. Vlog. Esatto. Alla prossima avventura. Un bacione. Ciao.